Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra Power Station da 2000 watt che rispetto alla concorrenza costa un po' di meno. Questa è la Pecron E2000 LFP con 2000 watt di potenza nominale, 4000 watt di picco e 1920 watt/ora, che funziona sia in corrente continua che in corrente alternata. Come sempre, per chi non conosce, non sa bene cosa sia una Power Station, faccio un piccolo riassunto. È un accumulatore che ci dà la possibilità di trasportare la corrente continua e la corrente alternata ovunque. Praticamente come si fa con i gruppi elettrogeni, però in quel caso col gruppo elettrogeno è necessario utilizzare la benzina, fanno un rumore, fanno un po' di puzza, ovviamente c'è la marmita. In questo caso lo ricarichiamo con i pannelli solari oppure con la corrente di casa e possiamo trasportare la corrente ovunque, utilizzandola come si fa con la corrente a casa per alimentare quello che vogliamo. Ma a differenza per esempio dei gruppi elettrogeni, questa è l'onda sinusoidale pura, quindi si può utilizzare con questa onda pura anche con strumenti delicati, strumenti elettromedicali, per esempio aerosol, computer, tutto quello che richiede di avere un'onda pulita. Ora vi farò vedere alcune prove, guarderemo il sito del venditore, parleremo del prezzo, insomma tutto quello che può esservi utile per capire e decidere se è uno strumento che potete acquistare, che può servirvi o meno. Quindi cambiamo inquadratura e guardiamolo. E allora, innanzitutto voglio farvi vedere quello che troviamo all'interno della confezione. Questa borsetta con la cerniera, all'interno c'è un rivestimento che serve per poterlo utilizzare sotto la pioggia. In realtà, diciamo, sotto la pioggia con questo rivestimento non si potrebbe utilizzare perché copre anche le ventole, quindi non è proprio il massimo. Però comunque è una protezione anche per riporlo, per evitare che si impolveri, eccetera, perché viene venduto all'interno di una scatola, ma la scatola poi si butta. Quindi con questa copertura, dotata anche di cerniera nella parte frontale, ci permette di accedere, almeno per l'utilizzo con la corrente continua, che insomma non lo fa surriscaldare, possiamo utilizzarlo senza problemi. Con la corrente alternata, diciamo, non è proprio indicatissimo, almeno secondo me. Poi troviamo anche delle scatoline con all'interno la cavetteria. Questi sono i cavetti per poterlo collegare ai pannelli solari. Ne vengono dati in dotazione due. Da una parte abbiamo i connettori MC4, dall'altro lato invece questo connettore con 5 pin che si collega davanti, adesso ve lo farò vedere. E ne abbiamo due perché si può ricaricare con più pannelli solari, massimo 1200 watt contemporaneamente, oppure possiamo utilizzare il suo alimentatore che ha lo stesso tipo di connessione, quindi questo dotato di questa maniglia con LED, collegamento con la presa della corrente di casa, e questo si collega nella parte frontale, sempre con lo stesso tipo di connettore, quindi possiamo collegare sia questo che i pannelli, oppure due pannelli. Ma troviamo anche il collegamento per poterla caricare con l'accendisigari dell'automobile. Ovviamente per poterlo ricaricare in questo modo con circa 90 watt ci vorranno tantissime ore, però comunque ci dà la possibilità di ricaricarlo anche in questo modo. Quindi parliamo anche degli ingressi e delle uscite. Abbiamo questi che sono gli ingressi, quindi quello che vi ho fatto vedere poco fa, con l'accendisigari si collega da questa parte, e qua invece possiamo connettere sia i pannelli solari che l'alimentatore. Per quanto riguarda le uscite invece abbiamo le classiche prese asciugo, ben 3, e poi abbiamo le uscite in corrente continua, sia per quanto riguarda la presa tipo accendisigari da questa parte, che per quanto riguarda i classici jack da poter inserire per la 12 volt, massimo 10 ampere, 12 volt 10 ampere. Poi invece abbiamo le uscite USB, diversi tipi di uscita con diverse potenze. E adesso parliamo anche di un'altra caratteristica, perché qua sopra abbiamo la possibilità di ricaricare i dispositivi tramite la modalità wireless, quindi semplicemente appoggiandoli sopra. Quindi adesso è arrivato il momento di accenderla. E allora qua abbiamo due tastini, in uno c'è scritto DC e nell'altro AC, quindi corrente continua, bassa tensione, e corrente alternata, 230 volt, 50 Hz, onda sinusoidale pura. L'accendiamo, si accende il display, abbiamo tutte le informazioni necessarie in base a quello che scegliamo. Quindi qua abbiamo la scritta DC out con il simbolo della presa USB. Se premo quest'altro tastino mi indica pure l'accensione della corrente alternata e compare il simbolo dell'onda sinusoidale pura. Quindi lo manteniamo premuto, si accendono le ventole, si accendono e si spengono praticamente subito, poi intervengono quando sarà necessario. E qua si è scritto AC out. Abbiamo anche il valore in uscita, in questo caso non è collegato nulla, ma abbiamo 0 watt in teoria, perché in realtà l'inverter che trasforma la corrente già è attivo, quindi ha un minimo di assorbimento, anche il pannello ha un minimo di assorbimento. Comunque abbiamo 104 ore con il 98% di ricarica per poterlo mantenere in questo modo.
Quando collegheremo qualcosa ovviamente il tempo si ridurrà. E qua avremo pure l'indicazione di quanto sta assorbendo. Facciamo subito una prova con la ricarica tramite un telefonino che si può ricaricare in modalità wireless. Quindi lo poggiamo qua sopra. Dovrebbe ricaricarsi praticamente quasi, ecco, come vedete, quasi subito. In realtà richiede qualche secondo, ma poi si ricarica senza nessun problema. Ovviamente stessa cosa che si può fare con le uscite dei cavetti, quindi possiamo utilizzare i cavi USB. Proviamo a ricaricare lo stesso telefono con un cavo USB. E allora da questa parte abbiamo l'uscita USB di tipo A 5V 2A e questa invece USB di tipo C 100W, quindi utile anche per poter alimentare MacBook e tutti quei dispositivi che abbiano bisogno di tutta questa potenza. Qua invece USB normale come questa è una USB di tipo C 18W e qua invece due prese USB di tipo A, una da 18W e una sempre 5V 2A. Quindi utilizziamo quella più potente e proviamo a ricaricare il nostro telefonino. È andato sotto carica e qua abbiamo l'indicazione 7W. In base al tipo di telefonino, quanto sia predisposto per un determinato tipo di ricarica, indicherà l'uscita. Se questo telefonino avesse potuto reggere una ricarica rapida più potente, avremmo avuto un valore più alto. Ora si è attestato attorno ai 13-14 watt, quindi abbiamo indicato l'uscita dei watt appunto che sta richiedendo il dispositivo in questione. Però a noi interessa vedere come si comporta se vogliamo utilizzarlo con la corrente alternata. Quindi colleghiamo un dispositivo, come sempre inizialmente collego un dispositivo silenzioso. Utilizziamo come sempre la pistolina ad aria calda della Bosch che assorbe 1800 watt. Facciamo un paio di prove, però tra l'altro questo non funziona come UPS, quindi facciamo direttamente la prova con l'utilizzo, alimentandola, quindi per vedere se riesce a reggere il carico. E siccome non arriva a 2000 watt, che sono il massimo di questa Power Station, poi collegherò pure un'altra piccolina per poter vedere dove arriva. E allora la collego, già è attivo l'uscita in corrente alternata, quindi iniziamo con una potenza ridotta. Però volevo farvi vedere un'altra cosa di queste prese. Hanno questa copertura in gomma che io di solito odio quando è verso l'alto perché tende a richiudersi, quindi abbiamo bisogno di due mani. Se io voglio collegare qualcosa devo per forza spostarla così con il pollice, insomma non è proprio comodissima. Però a differenza delle altre, queste qua si richiudono praticamente da sole, quindi c'è una possibilità, se stacchiamo qualcosa, di avere la sicurezza che rimangano coperte, almeno questo. E allora adesso accendo la pistolina, guardate il consumo indicato nella parte alta. Al minimo abbiamo 38 watt, 50 watt, si va stabilizzando, quindi 50 watt. E abbiamo un tempo di utilizzo di 28 ore. Se io lo aumento, lo metto alla potenza successiva, arriviamo già a 950 watt. Il tempo di utilizzo è sceso a 1 ora e 7, ma se lo metto al massimo arriviamo a 1800 watt, esattamente quanto dichiara questa pistolina. Da questa parte abbiamo il valore scritto, forse non si vede bene, non riesce a mettere a fuoco. Comunque 1800 watt e l'abbiamo 1800 watt ed effettivamente mi indica poco più di un'ora di utilizzo con 97%, avendo 1920 watt/ora. Ma proviamo a vedere come si comporta se io collego l'altra pistolina. Questa ne dovrebbe assorbire circa 350, arriviamo a 2140 watt e va perfettamente. Ok, quindi riesce a reggere senza nessun problema. Si è solamente scaricata la lampada che era alle mie spalle e forse è meglio perché si riesce a vedere il display senza riflessi. Comunque sta reggendo, superando senza nessun problema i 2000 watt. Abbiamo 4000 watt di picco. Però io a questo punto voglio fare un'altra prova. Ho spento questa e voglio collegare questa smerigliatrice angolare per vedere se riesce a reggere il picco. Ovviamente superiamo anche la potenza massima, sono 2000 watt, questa ne assorbe circa 750, quindi andremo fuori. Però voglio vedere come si comporta sia per quanto riguarda il picco, per quanto riguarda la protezione da sovraccarico, perché ha diversi tipi di protezione. Quindi l'avvio, guardate il display. Come avete visto siamo arrivati a 3000 watt. Quindi mi va in allarme, basta spegnere la corrente alternata, ok, riaccenderla e adesso funzionerà perfettamente.
Proviamo a questo punto a spegnere questa e avviare solamente questa, quindi la smerigliatrice, con questa pistolina. Quindi in teoria dovremmo avere 750 watt con il picco, 700 watt, scusate, mi è scritto qua lateralmente, con il picco arriveremo a 1400 watt su per giù, più questa accesa e quella messa a una potenza bassa. Quindi però non vorrei sciogliermi perché comunque fuori esce aria calda. Ok, abbiamo 350 watt, con questa la mettiamo così, arriviamo a 1300, con questa accesa arriveremo a 2000, però ci sarà il picco e voglio vedere come gestisce questo picco. E insomma il picco non riesce a gestirlo, però voglio provare a utilizzarla da sola, quindi riavviamola normalmente premendo il tastino. Ok, è andata bene, però sia con questa Power Station che con altre Power Station mi sono accorto che effettivamente, veramente questa è la seconda volta che faccio questa prova, questi 700 watt forse sono di picco, perché poi qua mi indica 400 watt, quindi va bene. Comunque abbiamo visto come si comporta sia con la smerigliatrice che con gli altri utensili e ci siamo resi conto che se vogliamo utilizzarla per alimentare qualcosa che superi i 2000 watt non abbiamo nessun problema. Ma un picco come quello della smerigliatrice angolare effettivamente non lo regge, almeno in questo caso non è riuscita. Però per quanto riguarda l'utilizzo normale con strumentazioni che vanno semplicemente alimentate, questa vi dà la possibilità di utilizzarla senza alcun tipo di difficoltà. Poi questi piedini particolari in gomma hanno delle sporgenze che gli permettono di poter essere posizionata come si desidera, perché a volte per questione di spazio non sempre la Power Station si può posizionare in questo modo, quindi possiamo anche ruotarla e metterla così e i piedini fungono appunto da piedi anche in questo modo. Tra l'altro hanno studiato bene questa rientranza che abbiamo lateralmente dove ci sono le ventole, quindi l'entrata e l'uscita dell'aria, ha questa rientranza appositamente perché messa in questo modo avremo comunque il flusso di aria che si muove correttamente. Voglio farvi vedere però la ripresa del telefonino sotto carica in modalità wireless perché poco fa non si è visto, quindi lo rimetto nella parte superiore e vi faccio vedere. E allora posiziono questo telefonino sulla parte superiore, spengo il display e guardate, una volta posizionato sulla parte alta richiede in realtà un paio di secondi, quindi non è velocissimo, va posizionato bene. Non è immediata, la ricarica non è assolutamente, ecco come vedete, dopo un paio di secondi forse deve riconoscere che c'è un telefonino sulla parte superiore, però riesce a ricaricarlo senza problemi, quindi è anche comodo da questo punto di vista. Vista quindi la parte superiore, guardiamo anche lateralmente. Da questa parte troviamo una porta particolare, questa serve per poter fare un collegamento e quindi espandere la nostra Power Station, perché l'azienda vende degli accumulatori per poter espandere fino a 8 kW e da questa parte invece troviamo i fusibili che sono esterni, quindi si possono rimuovere con facilità nel caso in cui ci sia bisogno. Non è necessario aprire e smontare la Power Station per sostituirli, ma basta semplicemente tirarli e quindi rimuoverli. Poi abbiamo queste impugnature in gomma molto comode, la Power Station pesa circa 22 kg, quindi ha un suo peso, e le due maniglie ci permettono di trasportarla facilmente. E nella parte posteriore abbiamo questa etichetta con scritto quindi il marchio, il modello, la capacità e nella parte più bassa anche le varie certificazioni. Adesso però diamo un'occhiata al manuale di istruzioni. Nell'esemplare che mi è stato inviato non ho trovato la lingua in italiano, ma ipotizzo che acquistandolo direttamente dall'Italia vi arriverà con le istruzioni in italiano. Comunque ci sono tutte le informazioni effettivamente scritte in modo molto semplice con i vari simboli, quindi 1920 Wh, le batterie LiFi PO4, quindi delle batterie che permettono di avere fino a 3500 cicli di ricarica senza cali di prestazione. Poi potrebbe in teoria abbassarsi dandoci delle prestazioni all'80% di quelle che ci danno quando le batterie sono nuove.
ma non è detto, e comunque si può continuare a utilizzare anche dopo questi 3500 cicli di ricarica. Significa che possiamo utilizzarla senza problemi per più di 10 anni. Poi da questa parte abbiamo l'indicazione con i tempi di ricarica, sia modalità rapida da 1 ora e mezza, 2 ore, oppure la modalità standard con 3 ore e mezza o 4 ore per la ricarica, i vari tipi di protezione, le temperature di utilizzo, le dimensioni, e quindi 409 x 256 x 297 mm, e il peso, come vi dicevo poco fa, attorno ai 22 kg. Da questa parte abbiamo le varie informazioni con tutto ciò che compare sul display. Poi qua ci sono anche le indicazioni per poterlo ricaricare con diversi pannelli solari, quindi come fare i collegamenti. Addirittura si può ricaricare utilizzando fino a 6 pannelli solari. Andiamo sul sito del venditore, come vedete abbiamo diversi modelli disponibili, ma noi cerchiamo il modello in questione, quindi catalogare, tradotto un pochettino malino. Andiamo a vedere il modello che vi sto facendo vedere io, quindi la Pecron E2000 LFP 230 volt espandibile, quindi una Power Station versione europea con le prese asciugo, e il prezzo è 1399 euro, ma sono sicuro che riuscirò a farmi dare un codice di sconto. Come vi dicevo poco fa, 2000 watt in corrente alternata, onda sinusoidale pura, con un picco di 4 kW, e questa invece è la capacità 1920, batteria LiPo4. Per ricaricare un telefonino abbiamo la possibilità di sfruttarlo per 137 ore, per ricaricare invece un computer da 50 watt 31 ore, una ventola, quindi un ventilatore con 31 ore se consuma 50 watt, un tablet 26 ore, un frigorifero portatile da 60 watt 52 ore e un proiettore 10 ore. E io ho utilizzato diverse Power Station proprio con i proiettori. Qua parla della ricarica, quindi mettiamolo in funzione e facciamo la prova per vedere se questa Power Station funziona anche mentre è sotto carica, perché non tutte le Power Station danno questa possibilità, perché in questo caso diventerebbe come una sorta di UPS. Vedete che è scomodo questo tappo in gomma, sono tantissime le Power Station che hanno questa funzione. E allora, come vedete, anche mentre è sotto carica abbiamo il valore in entrata, quindi 536 watt in entrata e 343 watt in uscita, quindi si può utilizzare senza problemi. Facciamo una prova, simuliamo che ci sia un blackout, vediamo come si comporta. Quindi abbiamo sempre questa uscita, io stacco l'alimentazione, si interrompe ovviamente l'ingresso e rimane l'uscita. Vediamo se mettendola sotto carica va sotto carica normalmente. Sì, va sotto carica, richiede qualche secondo, però si può utilizzare anche come UPS. Ecco, questo loro nel sito non lo dicono, perché probabilmente impiega un po' di tempo in più. Però se state utilizzando questo dispositivo con un ventilatore, con qualcosa che non richieda una continuità, anche se non è un vero e proprio UPS, stacchiamo quindi di nuovo, vedete non c'è alcun calo, sì, riesce ad andare benissimo, sia se io attacco che se stacco, come sto facendo più volte, non ha alcun tipo di problema. Riattacchiamo per l'ultima volta. Sì, riesce a farlo senza nessun problema. Non è un vero e proprio UPS, perché avrebbero dovuto specificare in realtà questa funzione, ma non se ne parla né sul sito né sul manuale. E questo ha anche questa ventolina che fa fuoriuscire l'aria calda, e quindi rimane, diciamo, sempre a temperatura corretta per poter ricaricare il nostro dispositivo. Sembra che funzioni bene. Come Power Station ho fatto solo queste prove, l'ho utilizzato per fare alcuni test prima, ma niente di che. E secondo me è una Power Station sincera, che funziona bene, che può essere utile per diverse circostanze. Se proprio voglio trovare una pecca a questa Power Station, ma che è una pecca sì e no, non è proprio una vera e propria pecca, è questo caricabatterie esterno, perché essendo esterno ci costringe a portarlo con noi. Se andiamo di fretta, la fretta è cattiva consigliera sempre, quindi quando si ha fretta qualcosa si sbaglia, si può dimenticare, non dovremmo, sarebbe colpa nostra, ma si può dimenticare di portare il caricabatterie e avremo solamente la nostra Power Station. Se invece avesse avuto questo caricabatterie integrato, sarebbe bastato un cavo, basta comprarlo in qualunque brico e avremmo potuto ricaricarla, ma avrebbe avuto un peso maggiore, avrebbe avuto comunque la necessità, nel caso in cui per un motivo qualunque potrebbe esserci un danno nell'alimentatore, dovremmo smontarla per poterlo sostituire. In questo caso abbiamo invece tutto esterno.
si compra o si ripara e abbiamo risolto. Quindi sono dei pro e dei contro, però potendola ricaricare con i pannelli solari, questo tipo di prodotto si utilizza anche all'interno dei camper, si utilizza in barca, si utilizza in diverse situazioni nelle quali questo tipo di caricabatterie in realtà non serve. Detto questo, vi lascerò il link del prodotto, vi lascerò, spero, un codice di sconto, fatemi sapere se vi è piaciuta. Il prezzo è più basso perché le altre power station di questo tipo costano di più, tanto di più. Qua abbiamo 2000 watt, non abbiamo applicazioni, non abbiamo wifi, non abbiamo bluetooth, però funziona bene, fa quello che deve fare. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, cliccare sulla campanella, ci vediamo tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto.